Qui invece siamo nella parte più vegetativa della vigna vecchia, quella che ha la fascia climatica più fresca e più umida, e quindi quella che spinge un po' di più. Da qui fino in fondo al filare è come se avessimo due vigne differenti. Nella parte finale del filare invece ci sono delle fasce climatiche più secche, le piante sono meno grandi, meno forti, nonostante che abbiano la stessa età, e producono dei grappolini più piccoli e a volte anche più stenti. Abbiamo fatto questa lavorazione entrando più volte manualmente dentro il vigneto per accapannarli, e questo ha consentito nel momento di massima calura di proteggere comunque la pianta con una maggiore ombra. E poi c'è un maggiore equilibrio della pianta perché tu non interrompi la sua energia di crescita. Non lavoriamo mai la terra, facciamo solo un lavoro si chiama retrotalpa, che ha 3 punte di cui una va sotto, e quella serve semplicemente per il drenaggio delle acque, perché ora si aspettano le piogge invernali, l'acqua è bene averla, ma è anche bene che defluisca prima possibile. È l'unica lavorazione che facciamo noi nella vigna. Allora, questi sono botti che stiamo buttando via. Si mettevano questi suffissi questo suffisso qui ai coperchi, e questo serve per toglierlo e rimetterlo. C'è il segno di dove, come fanno i falegnami, di dove puoi rimetterlo nel punto preciso, per fare in modo poi che la botte, quando è chiusa, non perda. Ci mettiamo 24 cassette d'uva che riempiono perfettamente tutte a grappolo intero. Le prime 14 le pigiamo subito, in maniera tale che comincia piano piano un piccolo movimento fermentativo, e poi ci rientriamo dopo 3 giorni, sempre con i piedi, e da quel momento lì, dalla seconda pigiata, che è la più importante di tutti, ogni 2 giorni ci entriamo, ogni 2 o 3 giorni ci entriamo fisicamente. Sempre stata adibita cantina? No, questa era una stalla. Una delle idee che è emersa in maniera spontanea, anche questa, ma con sempre maggior forza, è stato quello di recuperare tutto quello che avevamo. Ma ho voluto recuperare questi spazi che ci sono sotto casa e o di fronte a casa, perché insomma di costruzioni ce ne fin troppe. E poi perché credo che la sostenibilità sia ambientale ma anche economica di un prodotto come il bioselvatico passi dal recupero di tutto quello che c'è. Quindi abbiamo recuperato le stanze di là per metterci le bottiglie, abbiamo recuperato i vecchi trattori, i cementi che sono alle mie spalle sono stati portati fuori, sabbiati, vetrificati e riportati dentro. È un lavoro molto complicato perché insomma gli spazi sono piccoli, quindi dobbiamo fare sempre il gioco delle 3 carte, spostare una cosa, rimetterla da una parte, toglierla fuori, rimetterla dentro. Volevamo che fosse un ambiente così, anche che esprimesse un lato divertente, un lato bucolico, no? E quindi ci è stato dato in dono questo shuttle, e poi io ho trovato da un rigattiere questa insegna originale del Casino di Venezia, a cui manca l'accento e quindi diventa Casino di Venezia. In questo modo di lavoro estremamente artigianale, totalmente manuale, è molto importante secondo me poi avere un protocollo molto preciso e attento per cercare di evitare il più possibile delle problematiche che comunque in un percorso di questo tipo ci possono essere, che prevede tantissime vendemmie, che prevede le raccolte di uva molto piccole, queste 24 cassette che riempiono perfettamente un tonneau. Queste prove peraltro non prevedevano la certezza che poi sarebbe iniziato un percorso più professionale. Insieme a Federico Staderini stavamo insieme, diciamo, qualche ora di relax in queste colline, e un giorno lui mi disse: dai, proviamo a mettere le mani in pasta, facciamo una cosa insieme, ispirata da quest'idea di una vecchia Borgogna
che lui aveva rafforzato in un viaggio dove io l'avevo mandato a visitare il domaine di Conflans-Côte-d'Or, che è un domaine che lavora totalmente a grappolo intero, ma in maniera tradizionale, non con la macerazione carbonica come molti vini contemporanei di oggi fanno. Se dovessi definire il nostro modo di far vino, è quello di un cuoco che entra in cantina. Infatti noi facciamo tante piccole vinificazioni in questi tonneau aperti, che sono come tanti piccoli pentolini dentro una cucina, ognuno con una velocità diversa, ognuno con un profumo diverso. C'è quest'idea appunto di armonizzare poi dentro il vino, come succede dentro un piatto, le varie tonalità che ci sono. Sì, sì. Vogliamo arrivare fino alla vigna? Io non lo riprendo il caffè, basta, perché sennò è un goccino, via. Filippo, Oh, sei sotto video. ah sì? Questo qui uscirà nel 2020. Quando si berrà il Cuna 2020, guardate chi è che l'ha Il fatto. nostro sudore, della famiglia. Sì, il suo della La famiglia. famiglia organizzata. Sì, sì, Mentre il sì, bio selvatico negli anni bisestili non si produce. esatto.